E come si dice in questi casi, Houston, abbiamo un problema. Ci è arrivato ieri un cliente in officina, una fantastica street ride, col Milwaukee 8, con l'M8, col 114. È arrivato per farci sentire la moto. C'è un rumore che abbiamo provato a riprenderlo col microfono, ma non si sente. Ma c'è un rumore anomalo in questa parte qua. Premetto, moto del 2019 con 55.000 km, quindi ancora apparentemente discretamente fresca. Quindi adesso smontiamo, sbirciamo, cerchiamo di capire qualcosa di più e poi da lì ci fermiamo un secondo, tiriamo le conclusioni del caso, se sventrare tutto, smontare. Quindi dobbiamo andare un po' con i piedi di piombo, andare step by step, quindi smontiamo e vediamo fisicamente cosa troviamo dentro. Iniziamo con andare a togliere la pedana, toglieremo le due marmitte e apriamo il carter. Qualcosa, ragazzi, mi dice che sega, martello e scalpello hanno fatto saltare il catalizzatore della moto, ma va bene. Allora, piccolo problema: i bulloni sono totalmente arrugginiti. Se io provo ad andare a svitare questi bulloni, rischio di creare un danno gigantesco, rischio di andare a strappare i prigionieri. Adesso prendiamo la nostra spazzola, quella piccolina attaccata al trapano, cerchiamo di togliere il più ruggine possibile. Questo è venuto, ragazzi. Ci stiamo. Anche abbastanza fortunati. Comunque posso farvi vedere i terminali Screaming Eagle. Che cazzo di cannoni che sono. Ti perdi qua dentro. Non era una marmitta, era un portale di un'altra dimensione. Fighissimo. Bellissimo. Possiamo andare a aprire il vaso di Pandora. Buttiamo un occhio al pattino. Non è brutto nella maniera più assoluta. Quindi continuiamo la ricerca. Allora, abbiamo un problema. Sul lato distribuzione, senza andare a smontare direttamente tutto il corpo degli alberi a cam, non ho trovato grosse porcherie. Quindi prima di andare fisicamente a sventrare di là, voglio togliermi il pallino e buttare un occhio cosa c'è dentro la primaria. Niente, ragazzi. Ributtiamoci sul motore, perché sulla primaria non mi sembra di aver visto niente di che. No. Il problema si intravede già. L'albero a cam è questo qua, che deve seguire i giri dell'albero motore. Questi qua sono i gomiti, quindi fisicamente le camme, 1, 2, 3 e la quarta là dietro. In questo caso, già qua, vediamo che la superficie dell'albero a cam è tutto ziglinato, ha una superficie che non è proprio liscia. Questa qua è la punteria idraulica incriminata, è quella che ci sta dando il difetto. Se lo vado a rilassare un pochettino, vedo che il cuscinetto ha un gioco spaziale. Quando ci sono delle rumorosità del genere all'interno del motore, dove hai un sacco di organi in movimento, è sempre un pasticcio andare a individuare qual è fisicamente il punto giusto dove andare a metterci le mani. In questo caso qua, in questo specifico caso, andando a smontare tutto, facendo molta attenzione, si riesce fisicamente già a vedere qual è il problema. Ora, io qua cosa faccio? Cercherò di togliere l'albero cam mettendolo in posizione per far uscire direttamente i bilancieri senza andare a smontare le punterie, in modo tale da essere sicuro della diagnosi che ho fatto. Tanto a prescindere andiamo a smontare la parte alta, quindi datemi 10 minuti e vi faccio vedere. Ci ho avuto un'ora per togliere 2 viti di merda qua e 10 minuti tutto il resto. E beh, ora è tutto molto chiaro, ragazzi. Molto chiaro. Il cliente ci ha dato l'ok di andare avanti, quindi abbiamo da fare 2 passaggi cruciali. Il primo è quello di andare a sostituire questo cuscinetto qua. Io ve l'ho risparmiato perché lì andiamo nel tecnico pesante, quindi cuscinetto vecchio questo. Ho già installato quello nuovo. È cruciale perché sfiga vuole, il cuscinetto si sfalda all'interno, rischia di andare tutto nella camera del manovellismo, quindi della biella, e a quel punto non c'è santo che
tenga bisogna tirare giù il motore e aprirlo. Dobbiamo ancora andare a smontare tutti i coperchi delle aste, delle punterie, perché dobbiamo andare a mettere le punterie idrauliche nuove, quindi dobbiamo per forza di cose smontarli. Per essere comodo togliamo ancora il filtro dell'aria, togliamo un po' di scatola che c'è qua dietro, così togliamo i coperchi. In primis perché abbiamo le guarnizioni nuove, secondo perché abbiamo da mettere le punterie nuove e vediamo anche come sono messi i fermi. Abbiamo controllato il run out dell'albero, quindi l'eccentricità dell'albero motore, siamo a 3 decimi, quindi siamo assolutamente in tolleranza e di conseguenza possiamo fisicamente andare avanti con la lavorazione. È già arrivato tutto il necessario per poter mappare la centralina. Possiamo montare tutto il kit della Feuling. Ovviamente puntavamo a montare l'originale, ma abbiamo montato un Feuling che è più duro. Questo Albero Cam ci darà un pelino di bassi, ripeto, non lo facciamo per la potenza, lo facciamo solo perché il materiale è più duro rispetto a quello originale. Quindi ragazzi, adesso andiamo a togliere direttamente la cassafiltro e andiamo a smontare questa parte qua. Coperchietti che andremo a lavare. Allora ragazzi, vi faccio giusto capire cosa dobbiamo andare a rimontare. Tolto serbatoio, non serbatoio, carene, carenine, spinotti, non spinotti, tubazioni varie, abbiamo giusto 2 pezzettini da dover andare a rimontare su questa motoretta. Abbiamo tutto questo che abbiamo pulito, sistemato, controllato e dobbiamo tutto ricacciarlo qua sopra. Inutile che vi sto dire quanto è delicato un lavoro del genere, perché basta che lasci uno spessore non giusto, un bullone lento, una qualsiasi virgola che non quadra e rischi di non magari subito a breve termine, ma a lungo termine di far danni. Quindi adesso andiamo a finire di lavare il carter motore. Io ho già dato una piccola sgrossata, visto che adesso dobbiamo fisicamente andare a rimontare, togliamo tutto quello che può far polvere adesso e poi possiamo dargli ancora una bella pulita. Quindi ragazzi, andiamo a ripulire, andiamo a dare l'ultima carteggiatina giusto ai punti dove abbiamo tolto le guarnizioni. Non hai scalini, non hai niente di che, hai qualche ombreggiatura ma non è un problema, è tutto tra virgolette pulito dal punto di vista delle vecchie guarnizioni. Ora, pulitore freni alla mano o sgrassatore che possa essere, andiamo a dare tutta una bella pulita per riuscire ad andare a rimontare tutto. Ok ragazzi, ci dovremmo essere, pipa dell'olio pronta. Iniziamo ad andare a lubrificare di nuovo tutto quello che troviamo qua dentro, quindi il cuscinetto nuovo che abbiamo messo, la sede dei vari paraoli, l'OR lo andiamo a togliere dalla pompa, lo infiliamo già nel carter. Andiamo a inserire la pompa e l'Albero Cam. Allora adesso dobbiamo andare, visto che la pompa è ferma, andiamo a togliere 4 bulloni che ci hanno tenuto chiusa la pompa, perché dobbiamo andarli a cambiare e andare a mettere 4 bulloni una volta messa la piastra. Non dobbiamo chiudere per prima cosa i bulloni, quindi i bulloni li appoggiamo solo. Ovviamente non sto chiudendo la pistola, è la pistola che mi avvicina solo i bulloni. Quando siamo arrivati a questo punto, questo passaggio, essendo che dobbiamo andare fisicamente a bilanciarla sul run out del motore, quindi sull'eccentricità anche solo minima dell'albero motore, noi andiamo prima di serrare, prima di chiudere i bulloni, andiamo a fare un paio di giri al motore in modo tale da riuscire a centrare bene la piastra. Primo passaggio al minimo della nostra chiave dinamometrica, sempre chiusi a croce. 1, 2, 3, 4. Ora andiamo a 9, secondo step, e poi andiamo all'ultimo step che è 13 e 6. Adesso andiamo a chiudere fisicamente la pompa dell'olio. Anche qua, prima di chiudere, facciamo un paio di giri e ripetiamo la procedura. Piastra e pompa sono messi. Possiamo già montare la distribuzione, la catena, e lì sarà un lavoro un pelino diverso perché dobbiamo andare anche fisicamente a guardare l'allineamento delle due. Ma questo ve lo risparmio. Abbiamo montato la parte della catena nuova, i due rocchetti, quindi il pignone e la corona. Abbiamo controllato fisicamente il disassamento di entrambi, perché ovviamente la catena deve girare dritta, il più dritta possibile. Già tutto chiuso di misura, serrato come si deve. Adesso dobbiamo andare a caricare i tenditori delle punterie, che questi qua hanno semplicemente lo scopo di tenere in tensione le aste e regolare il gioco della valvola in automatico, tutto tramite la pressione dell'olio. Quindi dobbiamo spruzzargli solo un pelino d'olio dentro per riuscire a lubrificarli. Poi la vera caricata lo farà fisicamente il motore non appena lo facciamo girare. Andiamo a caricare le nostre punterie, pompetta dell'olio, e le andiamo a inserire. Andiamo sopra, mettiamo le aste, una volta messe le aste andiamo poi a chiudere le coperchie punterie.
Ok ragazzi, direi che dovremmo essere abbastanza in quadro, quindi possiamo chiudere le teste e poi possiamo iniziare a riassemblare tutto. Guarnizioncina nuova, coperchio della testa, quello anteriore e andiamo a chiudere. Chiusa, come Dio comanda, a posto, tirata. Adesso andiamo a mettere quella posteriore e poi mettiamo ancora la tubazione dell'olio, che è una rottura di palle infinita. E anche queste due viti sono una rottura di c***o. Quindi ci vediamo a testa chiusa ragazzi, ve lo risparmio. Abbiamo chiuso i due coperchi punteria, dobbiamo ancora mettere il tubo dell'olio, però visto che ormai è tutto chiuso, sigillato, io direi andiamo a chiuderci ancora il carta. Ok, ora prima di andare oltre andiamo a mettere il tubo dell'olio. Dai, è l'ultima parte merdosa e poi possiamo andare a montare marmitte, non marmitte, serbatoio, tutti gli spinotti, fare il tagliando, quindi mettere l'olio nella coppa e guardare fisicamente che tutto vada in bolla. Non mettiamo le candele, le lasciamo tolte, così facciamo girare il motore con gli iniettori staccati, così almeno siamo tranquilli che il motore gira senza compressione, perché togliamo le due candele di là e le lasciamo tolte. Praticamente tutto il motore gira libero e mi carica, ho tempo di far caricare direttamente la pompa, quindi andiamo. Allora, il tubo dell'olio che dobbiamo andare a mettere è questo. Questo qua va messo esattamente là sotto, una rottura di palla infinita. Andiamo a cambiare le guarnizioni, queste qua, una e l'altra sotto, sia davanti che dietro, e andiamo a metterlo. Ragazzi, vi monto il tubo e vi faccio poi vedere al lavoro ultimato quando andremo a collegare il tutto, ok? È solo perché è lungo, è noioso e non c'è neanche punti dove poter inserire la cam. Allora ragazzi, siamo arrivati al punto dove abbiamo montato tutto quel che dovevamo montare per chiudere il motore, montato il carter, montato le teste, montato la tubazione. Abbiamo messo l'olio, che ovviamente è l'olio che andiamo a mettere all'interno è tassativamente 7100 il 2050 sintetico. Questo perché mi protegge meglio il motore se non è sintetico, soprattutto a alte temperature. Olio cambio lo andiamo a mettere. Facciamo un avviamento, carichiamo il circuito a vuoto, senza compressione, senza serbatoio, senza candele collegate. Non abbiamo fisicamente la pressione dell'olio che ce lo dice in seduta stante, ma abbiamo la spia dell'olio che ci verrà d'aiuto. Oh, abbiamo già la spia spenta ragazzi. Madonna, sta un po' fa paura. Due avviamenti, circuito a vuoto, già spia dell'olio spenta. Ok. In teoria ora dovrebbe riaccendersi. Voilà. In teoria ragazzi, prossimo avviamento, facciamo 2 giri il motore, dovrebbe rispegnersi. Ok, spia dell'olio si è spenta, vuol dire che sta pompa sta veramente lavorando come Dio comanda. Perdite non mi sembra di averne viste, è troppo presto per dirlo perché abbiamo solo caricato il sistema. Quindi adesso facciamo una bella cosa: montiamo su la scatola filtro, montiamo sulle marmitte, montiamo sulla pedana dall'altra parte, la pedana da questa parte, roll bar ci pensiamo dopo, serbatoio ovviamente, e proviamo a fare il primo avviamento vero. Mettiamo il turbo che di stasera facciamo ancora partire. Allora, io direi, questa parte ci siamo. Andiamo a montare le belle marmitte. Che nervoso, le mani sudate. Ci andrebbe qualcuno che mi proponga dei guanti decenti. Tu che ci stai guardando, sono a corto di guanti, fanno schifo quelli che trovo online. Fatti trovare con dei guanti decenti. Aia. Adesso voglio litigare. E o litighi ora o litighi stasera, scegli tu. Ragazzi, dopo 19 anni di fidanzamento, 6 anni di matrimonio, 2 figli, un mutuo, e si arriva a questi punti. Ragazzi, è quasi tutta montata. Vuoi dire che tra qualche minuto proviamo davvero a fare l'avviamento? Potrebbe essere. Cazzo, mi è venuto in mente solo ora. Tamas Simon, o Simon che possa essere, ci manda un messaggio venerdì, fa: sono di passaggio, sto venendo da Roma, vi passo a salutare. Ragazzi, sabato mattina alle 9 era qua. Folle. Follia ragazzi, mi fa capire che veniamo guardati, veniamo apprezzati e qualcuno capisce cosa stiamo facendo, no? L'impegno che ci stiamo mettendo. Grandissimo, tutta la nostra stima. Grande Simon e grande Mirko the Viking, numeri 1, grandissimo, ci piacciono ste cose. Cazzo, se da Roma uno ha piacere di passare a vedere un'officina, roba del genere, fa molto piacere. A me ha fatto piacere. Pensate a che cazzo di punto siamo arrivati. Dobbiamo fare attenzione a cosa diciamo, dobbiamo fare attenzione a cosa facciamo. Pensavamo che prima o poi sarebbero arrivati gli hater, ma che siano le altre officine a farci le scarpe, fa ridere sta cosa. Però va bene, ognuno fa un po' come vuole, no? Decidi te. Siamo stati giudicati per delle rotelle montate a un signore di 80 anni senza una gamba. A che punto siamo?
Giustamente, vuoi che non abbia il pieno? Ora, prova del 9, vediamo se piscia o meno. Direi che non perde. Facciamo un cazzo di avvimento. Proviamo, vediamo cosa succede. Incrociamo le dita.